la moto carica, siamo in salita, c'è un po' di vento contro, sentiamo il motore. Coppia, come ripresa, nonostante siamo in salita, ragazzi, tanta roba, tanta roba veramente. Moto stabilissima, manubrio non vibra. Oggi la giornata inizia così. Al lavoro su questa piccola scrivania. Ci troviamo su questa struttura vicino Maratea, precisamente Massa di Maratea. Il ristorante è chiuso perché ovviamente questa è bassa stagione, quindi siamo solo noi in struttura. Ho chiesto al titolare se poteva prepararci qualcosa per il pranzo in quanto il ristorante è chiuso e guardate che confezione. Intanto sarà la Tappi Studia. Ci rifuciliamo, poi ci mettiamo al lavoro. So benissimo che volete vedere la confezione. Abbiamo pure l'assistente oggi. Sento un po' Paola Barale alla ruota della fortuna. Dai. Questo sarà il nostro pranzo. Pane com'è? E sotto c'è anche formaggio. Lascia la camera e vamos. Acquolina. Le nostre semplici giornate quando appunto ci fermiamo per lavorare. E non prendiamo appartamentini perché siamo fermi pochissimi giorni. Ragazzi, buongiorno, questa è la situazione della camera. Stiamo ultimando. Sono le 11 della mattina, sicuramente già ci vedete stanchi perché ieri sera abbiamo lavorato fino alle 2 di notte, ma va benissimo così perché oggi ripartiamo direzione sud, direzione Marcellinara. Poi con calma vi mostriamo questo posto fantastico, ma prima dobbiamo andare dalla moto. Eccola là in fondo tra gli olivi. Speriamo che si sia asciugata perché in questi 2 giorni, ragazzi, c'è stato il finimondo. Ha piovuto tantissimo, infatti guardate gli schizzi. Anche di qua da un paio d'anni porto sempre il telo coprimoto perché con la vita che facciamo la moto deve essere riparata. Un po' l'acqua è passata, ma potrebbe essere anche la condensa, anzi sarà passata sicuramente perché sento le cinghie bagnate. Questo telo non è il massimo, è leggerissimo, però per peso e ingombri è un ottimo compromesso. Ovviamente non possiamo portarci dietro teli più pesanti. Facciamo asciugare. Nel frattempo Sara si è trasformata in motociclista. Dammi una mano a piegare il telo. Sto listo. Come per magia tutto pronto, siamo diventati velocissimi, organizzazione top. Zainata. Moto caricata, lasciamo questa camera straconsigliata veramente. Bagno nuovissimo con doccia enorme, scalinata per uscire e qua scrivania di legno massello dove si può lavorare. Televisione piccolina ma mai accesa, tetto in legno, zanzariere ovunque e vista sulla campagna. Ora vamos. Questo è l'ingresso, qua dove abbiamo fatto colazione. Questa proprietaria e qua è il giardino esterno che in estate ci hanno detto che è bellissimo. Vista da fuori, una sfera infinita il cui centro è ovunque. Bellissimo veramente. Prezzo della camera, compresa una colazione stupenda perché i dolci sono fatti in casa dalla mamma, dalla ragazza che avete visto, 70 euro a notte. Viva la Basilicata! E questa è l'Italia che ci piace, il rapporto qualità-prezzo. Ah, aspettate, dimenticavo. In fondo, in cima, vista del Cristo. Ma adesso ci andiamo in moto. Questo è il viale per andare dalla moto. Qua l'ingresso pedonale, mentre dall'altra parte il parcheggio privato per la nostra moto. E dopo la tempesta di ieri, oggi è tornato il caldo, quello vero. La sorella della Tenerona che ci aspetta. Questa volta la ceniamo tutti insieme. Lo so che farà strano, però bisogna farlo. Salutiamo i proprietari della struttura perché il signore che ha subito chiamato sua moglie, abbiamo degli youtuber ospiti e sua figlia ha detto non ci far caso perché mio padre è un boomer che con la tecnologia non ha molta dimestichezza. Invece non era vero perché lui in realtà era bravissimo. Abbiamo mangiato stamattina una crostata con i fichi freschi ed era una cosa, abbiamo viaggiato tanto, però qualche volta le caratteristiche del nostro sud tendiamo a sottovalutarle o comunque a dimenticarcene, ma le caratteristiche che hanno sono enormi. Ma poi vuoi mettere a fare un video con sullo sfondo una 500 colore ragazzi, celeste? Io prenderei quella a seguito della sorellona. La colazione non ve l'ho fatta vedere perché come sempre vi si alza la glicemia, ma se passate da queste parti, cioè vicino Maratea, noi siamo a Massa di Maratea, luogo spettacolare. Come sapete bene qua non c'è la chiave come sulla Tenerona, è una chiave wireless, io la inserisco qua dentro, non fumo, quindi questo portaoggetti secondo me è perfetto. L'accensione è un po' più semplice, mettiamola in questa maniera, abbiamo tolto il blocco a sterzo, si preme di nuovo, si accende tutto l'ambaradan, qua c'è la folle, sì. Anche lei è partita, però l'affidabilità se la deve guadagnare, come la Tenerona. Tutte le zip aperte, anche
qua, guanti estivi perché siamo intorno 24 gradi. Questa notte è stato abbastanza freschino perché siamo scesi sui 14 gradi. Abbiamo visto che nei prossimi giorni la temperatura risalirà tantissimo fino a 29 gradi addirittura. Una caratteristica di questa moto, il contagiri ora è rosso sui 6500 perché la moto è fredda, mano a mano che si scalda il rosso aumenta. Piccoli dettagli tecnici che ovviamente la Tenerona per i suoi anni non aveva. Vamos a bordo. La fregna. Scusate, mi ero impigliata con uno stivale. Salutiamo la 500, che da mio zio veniva chiamata la 100. Di Casale De Filippo. È la nostra prima volta nella Basilicata Tirrenica, questo spicchio di terra piccolissimo che si affaccia sul Mar Tirreno. Ora facciamo una deviazione al simbolo della città di Maratea, che è il Redentore, il Cristo Redentore, in cima al Monte San Biagio. Ecco, stiamo salendo e c'è una vista mozzafiato. Il ragazzo della struttura ci ha detto che da queste due frazioni, Massa e Blefaro, partirono molti immigrati per il Brasile e riportarono, quando tornarono in patria, una verdura chiamata gilò. Loro la chiamano la melanzana rossa, però ha un sapore simile alla melanzana con una nota acidula quasi che richiama il pomodoro. L'abbiamo assaggiato ieri sera ed è buonissimo. Intanto vi faccio partecipi della vista. Ce l'aveva detto Valentino di non perderla perché da qui si ha proprio la vista fantastica su tutta la costa. Qua tutto ponti in curva a sbalzo, addirittura solettina sottilissima. Mamma mia. Forse questo è l'ultimo tornante. Ci siamo. Andiamo in fondo in fondo. Ce l'abbiamo davanti. È la seconda statua più alta di tutta Italia, dopo il colosso di San Carlo Borromeo che si trova ad Arona. Ma è soprattutto il secondo Cristo Redentore più grande del mondo. Alto quasi 22 metri, con l'ampiezza delle braccia che arriva a 19 metri. Ed è secondo chiaramente al Cristo Redentore del Corcovado di Rio de Janeiro, che arriva ai 30 metri, non considerando il piedistallo di 8 metri. La chiesa di San Biagio, perché siamo sul monte San Biagio, e sotto sulle pendici delle montagne Maratea fino al Mar Tirreno. Spettacolo della natura, guardate che acqua. Vamos ancora più vicini. Il materiale con cui è costruito è cemento misto a marmo di Seravezza. È enorme, ragazzi. E qui siamo nel punto panoramico più alto, in cui avere la vista più ampia su tutte le insenature di Maratea. Proprio dietro alla statua del Cristo Redentore c'è una targa. È scritto in latino, ma si legge bene: Stephanus Rivetti. Stefano Rivetti. Ma chi era Stefano Rivetti? Adesso ve lo andiamo a raccontare. Siamo in provincia di Potenza. Perché questa statua proprio qua, nel Monte San Biagio, nel punto più alto che sovrasta Maratea? In questa zona c'era Maratea Castello, una piccola cittadella fortificata che nel 1806 venne assediata da un contingente francese. Nel 1907, a distanza di 100 anni dall'accaduto, venne posta proprio in questo punto una croce in ferro battuto per ricordare proprio il fatto di 100 anni prima. Nel 1953 arrivò qui a Maratea l'industriale piemontese Stefano Rivetti, quello della targa, che venne proprio attratto dalla Cassa del Mezzogiorno per aprire delle attività industriali e propose che là dove si trovava quella croce in ferro battuto venisse costruita questa statua. A Maratea diedero l'ok, i lavori iniziarono all'inizio degli anni 60 e Stefano Rivetti si appoggiò all'artista fiorentino Bruno Innocenti che costruì la statua. Nel 65 venne ultimata, non ci fu mai una vera e propria inaugurazione perché nel 64, in occasione delle elezioni comunali che vedevano contrapposti il partito che sosteneva gli interessi dell'industriale Rivetti e un partito di stampo popolare, vinse quest'ultimo e si creò un clima abbastanza ostile tra la comunità e l'industriale. Questo non vuol dire però che la statua non divenne comunque il grande simbolo della città di Maratea. Nel 2013, in occasione della giornata mondiale della gioventù, Maratea chiese a Rio de Janeiro un gemellaggio che venne definitivamente sancito nel 2021 a distanza di qualche anno. Questo vuol dire che Maratea e Rio de Janeiro si impegnano a promuovere attività spirituali e di pellegrinaggi e questo è testimoniato
segnato da una targa apposta sia sotto questa statua che sotto il Cristo Redentore del Corcovado di Rio de Janeiro. Ve l'andiamo a mostrare. In ricordo dell'accordo di collaborazione tra la mitra arcivescovile di Rio de Janeiro e la città di Maratea, unite dalla statua del Cristo Redentore, nel quale confidiamo per la salvezza dell'umanità. Maratea, 16 ottobre 2021. In realtà la costruzione delle due statue non è distante molti anni. Il Redentore del Corcovado di Rio de Janeiro fu costruito intorno agli anni 20, 1922. Il Cristo Redentore di Maratea nel 1964-65. Le dividono solo una quarantina d'anni. Non ci dimentichiamo che siamo appena entrati nella Magna Grecia. Questa zona da qui in giù, quindi comprendendo la Calabria e la Sicilia, venne appunto chiamata Magna Grecia, e questo, come indica Plinio il Vecchio, fa capire quanto i greci stessi che la colonizzarono avessero un'idea grandiosa della terra che avevano appena conquistato, per lo splendore culturale ed economico che aveva raggiunto rispetto alla madrepatria, che denominavano Grecia, mentre qua la chiamarono Magna Grecia, la Grande Grecia. Nel frattempo che ci siamo dilettati a conoscere il Cristo Redentore di Maratea, Francesco ha fatto volare il drone. Torna a casa Alessi. Vediamo se è stato bravo e soprattutto se sono stato bravo io. Ripartiamo mentre stiamo vedendo che sta arrivando una Vespa rossa. Abbiamo incontrato poco prima di ripartire una coppia di inglesi, era estasiata dalla temperatura di questo periodo. Sono partiti martedì da Essex, UK, United Kingdom, e faceva 4 gradi. Sono arrivati qua e nonostante la pioggia di ieri non gli sembra vero. Quello che vogliamo fare ora è arrivare più o meno all'altezza di Scalea e dirigersi verso l'entroterra, verso Mormanno, per percorrere un tratto di strada che si trova all'interno di una riserva naturale valle del fiume Lao. Si vede uno spicchio del Cristo Redentore, un braccio. Questa che stiamo facendo, la strada che scende a Maratea, l'avete vista nel video scorso, l'abbiamo fatta di notte. Ora capiamo il perché, nel senso, ci chiedevamo ma dove ci porterà questa strada, in quanto si saliva sempre. Oggi abbiamo capito la differenza di altitudine tra Maratea sotto e il Cristo Redentore sopra, ma soprattutto la bellezza della strada per colpa della notte non abbiamo potuto godere. Più che per colpa delle notte, per colpa dei nostri ritardi, i miei in particolare. Quindi non fate come noi, si viaggia di giorno, anzi dobbiamo fare molta attenzione fine mese, quando cambierà l'ora si farà notte prestissimo. Eppure eravamo registrati per non girare di notte dal Sud America, però non abbiamo imparato, siamo tornati ad essere italiani in un attimo. Vabbè, dobbiamo testare anche i fanali della GS, in quanto sulla Super Tenere ci sono 2 lumini, mentre qua non mi sembra vero. L'illuminazione è nettamente superiore su questa rispetto che sulla Super Tenere, quindi direzione mare. San Francesco, San Nicola sono tutte piccole zone, piccole frazioncine della città di Maratea. Trecchina da questa parte, Praia a Mare invece procedendo dritti, che è la prima località, diciamo così, dopo l'ingresso in Calabria. Strada chiusa tra Marina e Castrocucco. Aia, ci sarà un'alternativa, dice Fra. Andiamo a vedere. Sotto di noi il porto di Maratea e il luccichio del mare è fantastico. È una piccola costiera. Intanto procediamo, anche se temiamo che la strada chiuda, però è talmente bello procedere su questa strada che è un peccato interromperla. Credo che dovremmo tornare indietro, però qui ci sono tutte le spiagge, Macarro, Illicini, Nera, Grotte delle Meraviglie, Marina di Maratea. Valentino ci aveva detto che era bellissima questa strada, ma non immaginavamo così tanto. Valentino, la persona che conoscerete questa sera. Guardate che spettacolo di acqua, mamma mia!
e il verde delle montagne, della vegetazione è incredibile. Ecco, questo è quello che ha fatto la pioggia qualche sera fa. Siamo evidentemente in un territorio fragile, lo sappiamo, un po' è una caratteristica comune a tutto il territorio italiano. Come sempre, le cose belle sono anche molto fragili. La chiusura della strada dovrebbe essere poco più avanti. Ecco la chiusura della strada. Pensavamo a una possibile alternativa, ma non c'è. Si torna indietro. Forse dovremmo tornare indietro e passare per Trecchina, quindi rifare un tratto di strada che abbiamo fatto arrivando. Anche qui smottamento a Marina di Maratea. Stiamo attraversando la città di Trecchina perché siamo tornati indietro. Bei giardini pubblici, ci tengono come in Argentina, grandi, curati, vestiti un po' d'autunno. E qua la quantità di strade è un po' come in Argentina, ce ne sono due, o facevamo quella lungomare oppure facevamo questa, quindi anche qua il navigatore può anche spegnerlo. Abbiamo visto pane, olio, bruschetta, è l'1,40, quindi non esageriamo, magari qualcosa per tamponare, ormai ci conoscete, quindi andiamo ad assaggiare qualcosa di leggero locale. Allora, io mi sto sentendo male. Pane e olio, guardate questa pagina verde, leggete pian pianino, poi vi spostate di qua per avere le immagini. Io prenderei tutto, però Sara mi sta bloccando. Ho iniziato a fare un elenco. Allora, per me è un brigante, americana, cilentana, norvegese, amalfitana. No, fra. Allora, andiamo con calma. No, questo va bene, E poi lo vedevo inghiottire per la produzione di saliva. Calma e sangue freddo, despacio. Aspetta. Ricomincio lo studio. Amore, questa. Allora, i nostri set ci hanno un po' tradito perché volevamo prendere set tradizione, 22 euro. Poi abbiamo fatto il conto delle bruschette singole. Il prezzo è lo stesso, 22 euro, non c'è lo sconto. Assaggio. Siete pronti? Mamma mia! La ragazza giustamente ci ha detto: se non ce la fate vi faccio un palchettino per portarlo via. È evidente che non conosca Francesco. Io gentilmente gli ho detto: non si preoccupi. Pancetta croccante, caciocavallo con patè di olive. Se vi piace il patè di olive è fuori di testa. Questa la lascio alla fine. Andiamo con il classico, bisogna fare attenzione qua. Fai lasciare qualche pomodoro per Sara. Origano, mozzarella di bufala e pomodoro. Io dico, uno che vive all'estero, uno che viaggia tanto, bellissimo viaggiare, ma però quanto ci vuole? Mamma mia, veramente. Eppure solo pomodoro, mozzarella e pane, olio, una foglia di origano, il jolly lo giochiamo alla fine, peperoni cruschi, mozzarella di bufala, ovviamente olio di casa. Peperoni è pauroso, questo è pauroso. In Sud America non utilizzano l'olio di oliva. Io dico. Addirittura dentro la confezione salviettina al limone. Ora mi aspetto un ottimo caffè e comunque il pane, non so se lo conoscete, è molto simile a quello di Altamura, ma l'originale è il di Altamura. Non scherziamo su queste cose, altrimenti poi tutti gli altamurani, partendo da Tonio, chi li sente? Spolverizzato tutto, acqua, caffè, le bruschette, 26 euro. Rapporto qualità-prezzo ci sta. Moto a vista, come d'obbligo. Vamos direzione sud. Ripartiamo dal frantoio, che è anche bar. Ora non abbiamo più scuse, non si mangia più. Ci stiamo inerpicando su per le montagne. Siamo arrivati a 700 metri sul livello del mare. La nostra destinazione per il momento, come anticipato, è Mormanno. Non ci dobbiamo arrivare proprio a Mormanno, però poco prima di Mormanno, per poter percorrere la strada che attraversa la riserva naturale della valle sul fiume Lao. Autostrada. Tanto qua non si paga, quindi ne approfittiamo quando ci ricapita. Appena superato il cartello di confine, siamo in Calabria. Salutiamo con la mano sul cuore la Basilicata che ci ha accolto a braccia aperte. E comunque la faccia della Salerno-Reggio Calabria, addirittura gallerie con la corsia di emergenza, mando stradale perfetto, cioè autostrada sembra nuovissima, o magari forse lo è nuovissima. Sì, perché più volte abbiamo sentito nel corso dei decenni ironizzare sulla Salerno-Reggio Calabria che era sempre con lavori in corso, e comunque
Il nome attuale di questa autostrada del sud è l'autostrada del Mediterraneo. Io invece ne approfitto, la motocarica, siamo in salita, c'è un po' di vento contro, sentiamo il motore. Coppia, come ripresa, nonostante siamo in salita, ragazzi, tanta roba. Moto stabilissima, manubrio non vibra, tante coppia, grande motore. Pedaggio non c'è. Qua è come avere il telepass però senza pagare, quindi è un telepass futuristico, è qualcosa di migliore. E ora dovrebbe iniziare una strada tortuosa con un buon asfalto, piacevole, perché costeggeremo il fiume. Valentino ce l'ha straconsigliata, quindi da qua fino a Scalea, cioè fino a quando non rivedremo il mare, dovrebbero essere un po' di chilometri divertenti, soprattutto da fare in moto. Il manto stradale non è sempre rifatto nuovo come in questo punto, però comunque è messo abbastanza bene. Non acceleriamo più di tanto perché non conosco la strada, guardo le curve tramite il navigatore, però sempre despacio. Traffico praticamente inesistente. Troviamo delle similitudini un po' con la parte più a sud della Grecia, penisola del Mani, però qui è molto più verde, siamo leggermente più lontani anche dal mare in questo momento. Siamo scesi di quota, abbiamo il fiume Lao che scorre qui sulla nostra sinistra. Siamo a Papasidero o Papasidero, scusate se ho sbagliato la pronuncia, credo Papasidero. Tranquillità assurda, eccolo il fiume, sì, è una vita tranquilla quella che vi si svolge, molto tranquilla. Da qui non si vede, già finito il paese, eccolo qua il fiume. Fiume famoso per il rafting, quindi chiunque di voi ami questa attività può venire assolutamente su queste zone a godersela. Un paesaggio bellissimo, strada addirittura con muretto. Sono 20 km che facciamo queste curve, quasi inizia a girarmi la testa. Poi in alcuni punti l'asfalto è nuovo, quindi divertentissimo. L'unica cosa che bisogna fare attenzione, il manto stradale non è pulitissimo perché 2 giorni fa c'è stato un temporale pazzesco. Ogni tanto vediamo un po' di brecciolino, qualche ramo in mezzo alla strada, quindi bisogna fare attenzione. Ad ogni curva intravediamo il mare a 14 km da qua. Non è rimasto molto tempo per Scalea, spettacolo! E comunque dicevamo con Francesco, 2 ore da Scalea a Marcellinara. Ci sembrava di più, anche se la punta dello stivale è lunghissima, un po' come il tacco, e cioè la Puglia, dai de tacco, dai de punta, e insomma sono le parti più belle dell'Italia. Fantastico, mamma mia, che paesaggi, ragazzi. Come si fa a ripartire dopo di tutto questo? È grosso, anche se la nostra moto è grossa, quello era più grosso. Allora qua bisogna andare sotto. Terza, riprende, grande, Pandina 4x4, la migliore auto prodotta dalla Fiat. Francesco è stato avvertito, sarà la mia auto dei prossimi anni quando verrò ad abitare nella Magna Grecia. Attenzione. Comunque questa moto è divertentissima. Fine manto stradale di fatto. Ed è di nuovo il Tirreno. Siamo appena entrati a Santa Maria del Cedro, perché la parte nord della Calabria prende proprio il nome della Riviera dei Cedri. Si è purtroppo ribaltato un autocarro, speriamo senza problemi per i passeggeri e per gli altri. Dobbiamo passare lungomare. Questa strada è in rifacimento proprio sulla spiaggia. Qualche perro, qualche cactus. Mare piattissimo, bellissimo. Sì, il camion dovrebbe essere qua su, sì, dove vediamo la fila delle macchine. Proseguiamo, l'abbiamo dribblato. Dicevo, questa zona è la Riviera dei Cedri. I migliori cedri proprio del mondo vengono da qua. Ma non è l'unica caratteristica. A fine settembre si festeggia, è una festa ebrea, il Sukkot, il pellegrinaggio di tutti gli ebrei maschi verso Gerusalemme, e prevede il consumo del frutto del cedro, quindi tutti
tutti i rabbini del mondo si riforniscono di cedri proprio da questa zona, nella riviera dei cedri calabra. Siamo a Grisolia. Tra l'altro questa è una cosa che ho scoperto studiando questa zona: la pianta del cedro è estremamente delicata proprio perché fiorisce più volte durante l'anno e anche adesso è il momento della fioritura. Adesso facciamo riposare il polso destro, 2 ore di strada, 129 km, tutta litoranea, non faremo più autostrada e anche questa sera arriveremo al calar del sole, forse quasi notte. Faccio un'ulteriore prova, cruise control impostato, andiamo di quinta, ci consiglia di mettere la sesta, metto la sesta senza toccare il manubrio, senza toccare nulla. Bisogna andare decisi con il piede, ma il cambio è quasi perfetto. E visto che ci siamo, tanto me lo chiederete, proviamo anche a scalare. Perfetto. Quando si scala si stacca il cruise control. Nel frattempo è scesa la notte, sono le 18:46, ci siamo fermati per prendere qualcosa per Valentino e sua moglie, saremo ospiti a casa loro. Questa sera hanno preparato una cena particolare, ovviamente particolare per noi e non per loro è il cavallo di battaglia. E nel frattempo, per non farci mancare nulla, è iniziato un po' a piovere, ma roba di poco, abbiamo chiuso le zip e si va. La pioggia è l'ultimo dei problemi, soprattutto la pioggia del genere. Adesso un pezzettino di autostrada, tanto il casello su chi l'ha visto. Tutto di qua, Reggio Calabria, prendiamo la 2. Arrivati all'uscita, la Lamezia Terme, praticamente questa sera andremo a dormire vicino Catanzaro. Siamo a Marcellinara, terra di Valentino e Eronima e della loro famiglia chiaramente, e terra di Manuel, il ragazzo proprietario insieme a sua moglie Natalia del ristorante a Santiago del Cile, dove Valentino ci aveva invitato per un piacevolissimo pranzo poco prima di rientrare in Italia. E mandiamo anche un saluto a Manuel, se mai vedrà questo video, perché siamo a casa sua. Io non vi faccio vedere nulla, altrimenti morite insieme a me. Anzi, cambio idea, guardate nel dettaglio la cena di questa sera. Sono melanzane ripiene alla calabrese. Se c'è un segreto non lo dico. No, però non ci sono segreti. No, non come ci sono le fai segreti. normalmente? Viene spolpata la melanzana, alla polpa viene soffritta con aglio, olio e carne macinata. E questa cosa ci piace molto. La morte sua. Quindi una volta che viene soffritta ben bene, poi che cosa si fa? Si mette un po' di pane ammollato, un po' di formaggio grattugiato, pezzettini di provola, uovo e si fa un impasto tipo di polpette di macinato cotto. Il colesterolo sale. Il colesterolo sale. Le bucce delle melanzane sono state bollite, si riempiono e poi si mettono con il sugo e si infornano. Però che ci voleva, cioè il resto d'Italia, che ci voleva a pensarci? Voglio dire, no? Cioè era un attimo pensare di fare un piatto del genere. No, il sud ci ha pensato. Mangiamo ora. Lode al sud. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Ne mangiamo. Baby,